bellissimo, ma che freddo, però stupendo. Bentornati sul canale per il secondo episodio da Timor-Leste. Dopo aver esplorato la capitale, mi aspettano 2 giorni tra alcuni dei posti più belli e remoti del paese. Scalerò il monte Ramelau, godendomi un'alba pazzesca a quasi 3000 metri. Visiterò case tradizionali dove imparerò parte della cultura indigena, vedrò un sacco di piantagioni, vaniglia, caffè, ananas, dragon fruit e molto altro, e ci sarà modo di vedere 2 cittadine con un bel po' di scene di vita quotidiana. Per questi 2 giorni mi sono affidato a Indigenous Tour, un tour operator che mi ha scarrozzato per queste strade non facili da percorrere. Vi lascio il link del loro sito in descrizione. Personalmente non posso che consigliarli. Quindi mettetevi comodi, preparatevi all'esplorazione del paese, mi raccomando di iscrivervi al canale per supportarmi e per non perdervi tutte le mie prossime avventure. Carissimi, buongiorno dal mio hotel qui nella capitale di Timor-Leste, Dili. Dopo il primo giorno e mezzo passato qua, sono pronto a esplorare il resto del paese. Tra una decina di minuti circa verrà a prendermi il driver e ci inoltreremo nelle aree più remote della regione. Questo è il Dare Memorial, qua sotto c'è una scuola e qua c'era una piscina. Siamo al Dare Memorial dove si ricordano le 40.000 vittime timoresi durante la seconda guerra mondiale. Si ha una vista pazzesca sulla capitale e si vede anche il Cristo. Patauro, Dili, il Cristo. Nell'episodio precedente vi ho parlato della storia del colonialismo. Tra portoghesi, giapponesi e indonesiani la popolazione di Timor-Leste ha sofferto tantissimo. Le tappe di questo tour di 2 giorni sono molte, quindi ci saranno tante ore d'auto, ma ogni tanto è bello anche rilassarsi guardando fuori dal finestrino. Comunque non sono da solo visto che con me c'è una turista australiana. Qui i turisti provengono al 95% proprio dall'Australia. Timor-Leste ha la particolarità di essere a maggioranza cristiana. Questo deriva dal colonialismo portoghese, così come la lingua ufficiale, appunto il portoghese, insieme al Tetum. Piantagioni di riso. Ci siamo fermati al memoriale che ricorda Lobato, che è stato in carica dal 1975, a metà agosto 1975, fino al 31 dicembre 1978. Cosa interessante, qua abbiamo la bandiera di Timor-Est e quella è la bandiera di Fretilin, che era il partito rivoluzionario. Vedete che sono comunque molto simili, hanno gli stessi colori, hanno la stella, molto, molto interessante. Ci siamo fermati a una piscina con una specie di parco giochi, ma non c'è acqua. Ovviamente hanno altre priorità. Allora, ci troviamo a Ileu, anche la piscina e i giardini sono a Ileu, e questo invece è il memoriale per ricordare le vittime cadute sotto i giapponesi nel 1942. Arrivati alla chiesa di Aileu, che è stata inaugurata solamente un paio di mesi fa.
Poi una tappa che ci tenevo moltissimo a fare, il mercato di Aileu. Qui incontro qualche persona, faccio qualche foto, i mercati sono sempre un ottimo modo per addentrarsi nella cultura del paese. Comunque Aileu si trova a circa 50 km dalla capitale ed è una delle città più interessanti del paese. Ovviamente non aspettatevi Roma o Parigi, le bellezze di Timor sono per lo più naturali. Ci siamo fermati a una piantagione di caffè qua a Aileu, però intanto guardate, queste sono piante di dragon fruit, le gomme praticamente di macchina, di bicicletta che vedete che tengono su parti dell'albero sono per evitare che le foglie vadano a terra e in questo modo si evita che gli animali mangino i frutti. Comunque non è stagione adesso. Ci fermiamo a pranzo qui e poi facciamo un giro tra le piantagioni. Questa è vaniglia, ci sono tante varietà di vaniglia. Qui vengono raccolte una a una a mano e poi essiccate. By hand, every single flower. Questa è la pianta di vaniglia, poi abbiamo cannella, ananas, banani, un bel alveare e poi finalmente il caffè, questo è varietà robusta. Dico finalmente perché a Timor-Leste l'industria del caffè è molto importante. I chicchi sono di alta qualità e l'esportazione contribuisce all'economia locale. Pensate che secondo alcune stime ci sono 200.000 persone, quindi un settimo degli abitanti, che dipendono dalla produzione e coltivazione del caffè. Come vedete lungo le strade ci sono un sacco di negozi improvvisati, visto che le distanze sono lunghe e non ci sono grossi centri abitati, questo è naturale. Mentre la gente usa un po' di tutto per spostarsi. This is all Portuguese type China. Chinese. Ok, siamo arrivati a Maubissi e in particolare siamo di fronte a un edificio coloniale che veniva usato dai portoghesi come centro amministrativo. Poi negli anni seguenti ovviamente i portoghesi se ne sono andati e prima del Covid veniva usato come hotel. Dal Covid però è stato abbandonato praticamente. Molte strutture turistiche ad Dili specialmente dopo il Covid sono state abbandonate, poi adesso alcune si stanno riprendendo, ma la guida ci ha detto che nelle montagne la maggior parte di queste sono ancora abbandonate. E è tenuto molto bene perché ci hanno detto che nei prossimi mesi riaprirà, non si sa esattamente quando, però prossimamente riaprirà. Comunque la vista è molto molto bella. Pensare che questo sia circa il 15° paese meno visitato al mondo e vedere che abbia così tanta bellezza fa abbastanza impressione, devo dire. È vero che non è facilmente raggiungibile, nel senso che comunque c'è il volo da Bali oppure da Darwin in Australia, però non è impossibile, diciamo, la situazione politica così è tranquilla. Però veramente una bellissima scoperta, cioè Timor-Leste per ora mi sta sorprendendo tantissimo. C'è anche una montagna che assomiglia vagamente a Seceda, da trentino direi che posso dirlo. Siamo poco fuori Maubis e queste sono delle case tradizionali.
Allora, qua sopra vengono messi le cibarie per non essere mangiate da topi, serpenti, eccetera, eccetera. Mentre qua ci sono due focolari, uno a destra dove si cucina il riso, uno a sinistra dove si cucina la carne. E quando ci sono le cerimonie, solitamente qua sta solo una persona, però quando ci sono le cerimonie possono venire tutti, tutta la famiglia. A destra sono le donne, perché ad est sorge il sole, mentre a sinistra ci sono gli uomini. Qua abbiamo un altare per i defunti, cioè del cibo per i defunti, e qua c'è un altare con le ossa di bufalo. Perché di bufalo? Perché oltre al coccodrillo, al di là del coccodrillo, che è un animale sacro, al di là del coccodrillo è l'animale più grande qui a Timor-Leste, e si vede che ci sono 6 corna, il che vuol dire che questa casa viene tramandata da 6 generazioni. Molto interessante scoprire cerimonie e usi che sono stati tramandati. Da Maubis ci rimettiamo sulla strada per 3 ore di strade un po' così, anche se alcune le stanno rifacendo, sembra. Comunque, paesaggi sempre molto belli. Siamo arrivati a Tabulico dopo una strada terribile, veramente terribile, però driver molto bravo, per fortuna il mio stomaco tipo ha passato centrifuga e lavatrice per le ultime 3 ore, però sto bene, direi. Comunque paesaggi bellissimi, passeremo qua la notte prima di provare a scalare il monte più alto di Timor-Leste. Questa è la stanza, sinceramente sono stupito da quanto sia confortevole, essendo che siamo a 1900 metri. Ovviamente sono diventato l'attrazione principale del villaggio, complice anche camera e action cam, e ovviamente capelli rossi, turista, eccetera, eccetera. Molti bambini chiedono qualcosa, qualche soldo, anche perché penso che qui nessuno guadagni nulla, nel senso che si coltiva, siano gli animali, eccetera eccetera, ma non è che c'è uno stipendio non è che ci sia uno stipendio dato da qualcuno. Penso che si sopravviva con quello che si ha, insomma. Con questa nebbia che non fa ben sperare per la scalata di domani, mi metto a dormire presto visto che la sveglia è puntata alle 2:30. Carissimi, buongiorno, sono le 3 di mattina, ho dormito poco e male perché fa freddissimo e la coperta pizzica un pochino. Però va tutto bene e tra mezz'oretta partiamo. Non ho ancora guardato fuori, ma non si vede nulla. La camminata è alla cieca e
non perché non si veda nulla, ma perché non ho trovato alcuna informazione riguardo la lunghezza del trekking. L'unica cosa che so è che dobbiamo fare 1000 metri di dislivello in circa 2 ore per non perderci l'alba. Purtroppo ci sono un bel po' di rifiuti lungo la strada, alcuni probabilmente hanno più di 20 anni anche, perché è quasi tutta plastica. Ogni tanto scavano questi buchi nel terreno, perché ovviamente non ci sono bidoni, e ci buttano giù così i rifiuti, e questo non aiuta. Peccato che non si vedano, ma ci sono un sacco di stelle. Comunque dovrebbe mancare un'ora. Camminata per ora direi super fattibile. Qui c'è anche una chiesetta fatta, mi sembra, di paglia e legno con delle panche. Arrivati ai 2967 metri del monte Ramelau, il più alto del paese. Fa freddissimo, veramente freddo, mentre qui sto facendo un timelapse e qui davanti ci sono anche la seconda e la terza montagna più alte del paese. Che spettacolo, bellissimo. Bellissimo, ma che freddo, però stupendo. Quindi 2 ore di camminata in salita, la prima parte quasi tutti scalini, l'ultima ora mi è sembrata abbastanza accessibile, cioè la prima ora forse è quella più pendente. In generale comunque sentiero tenuto bene, cioè nel senso non c'è il rischio di perdersi, ecco. Portatevi una torcia, un frontalino e da coprirvi, non fate come me che sono venuto su sprovvisto perché avevo il bagaglio leggero, insomma, per le 3 settimane di viaggio. E qui alla chiesetta ci sono le varie panche, ma c'è anche gente che se la cilla dormendo. Tra l'altro all'andata ovviamente non si vedeva nulla perché era totalmente buio, ma il percorso è molto bello, proprio molto bello, perché quando ci sono gli alberi, ci sono alberi bellissimi, pieno di fiori, così, e poi ci sono sempre queste viste. Comunque confermo che c'è gente che vive nei boschi. Ritornati al punto di partenza, là c'è la nostra macchina, qua un po' di tende e qualche casa.
Ci fermiamo fuori da alcuni negozi sulla strada e queste che vedete volare sono centinaia di api. Porca. Per fortuna me ne sono accorto e sono corso in macchina. Siamo arrivati in quello che penso sia l'ultimo punto di questo tour di 2 giorni, la cascata che su Maps si chiama Betuda Berloi. Si trova proprio sulla strada da Aileu a Dili. Poi di nuovo verso Dili, così da avere il tempo di organizzarmi mentalmente per l'ultima tappa del paese che vi farò vedere nel prossimo video. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e ringrazio Indigenous Tour per questi 2 giorni. Noi ci vediamo settimana prossima per una nuova avventura. A presto!